Ragazzi, benvenuti ancora sul mio canale. Oggi siamo alla seconda recensione della Bluetti. Io sto presentando questo prodotto che è la C500 e la relativa batteria. Ci tengo a precisare come sempre che adesso a 77.000 iscritti io sono alla recensione numero 6. Ora, perché questo? Perché su questo canale passano solo le persone ovvero le aziende, che mi piacciono, cioè che hanno un valore, che sono leali, che sono oneste, che sono veritiere su quello che propongono. Ora, la prima affermazione che faccio, questo l'ho detto anche alla Bluetti, perché nessuno ha il diritto di arrivare su questo canale e pretendere che io dica le cose che non voglio dire. Quindi la prima affermazione sui Bluetti, e tutti voi amici sul precedente che era la C300 me l'avete detto, è questa: questo prodotto è caro. Ok, è caro in che senso? Allora, qui abbiamo, se consideriamo questo è il modello base, ovvero la C500 gruppo, dove c'è dentro l'inverter, tutta la gestione, le prese, gli MPPT, due regolatori di carica solare, eccetera, e questo è il gruppo batteria, cioè i soliti 3 kWh, 3,70 kWh di capienza. Ora, se noi andiamo a costruire, e il mio canale nasce per questo e continua per questo, attraverso il fai da te, una batteria LiFePO 4 da 3,70 kWh, andiamo a mettere poi tutte le prese, le giunzioni eccetera, e andiamo a costruire qua un inverter da 5 kW di potenza, questo è un 5 kW di potenza, con tutte le prese, ma poi anche due regolatori di carica MPPT eccetera eccetera eccetera, spendiamo sicuramente meno di questo. Abbiamo la soddisfazione del fai da te, ma questo perché va comprato e da chi va comprato? Uno, da chi può spendere come tutte le cose; due, da chi non è capace, da chi ha paura della corrente, da chi dice già io non sono né un elettricista né un installatore, ma neanche un fai da te, neanche uno che può mettere mano nella corrente, perché a me le lampadine me le cambia il mio amico elettricista. Allora, per queste persone cosa facciamo? O niente o questo. E con i rincari energetici oggi questo strumento che costa, ok, non è neanche giusto dire che è caro, perché non sappiamo qua dietro cosa c'è a livello di studio tecnologico, del know-how, di commercializzazione, e la Bluetti, come avete visto, fa veramente un sacco di pubblicità. Ora, attraverso questo abbiamo un prodotto finito. Oggi lo descriviamo, ma era doverosa questa premessa perché qua passano solo recensioni di prodotti di qualità, e rispetto a prodotti analoghi che io ho testato e che mi hanno detto vogliamo finire sul tuo canale, io ho detto no e ho scelto la Bluetti. Dal mio punto di vista, non dal vostro, ma dal vostro se volete seguire questo canale, è che questo è uno dei prodotti migliori in commercio. Detto questo, superato lo scoglio del prezzo, del fai da te rispetto a questo e quant'altro, vediamo adesso come utilizzare questo Bluetti AC500 con la relativa batteria, come utilizzarlo al meglio nel nostro impianto, perché rispetto ai test fatti con la C300 qui ci sono delle migliorie, e quindi voglio andare a descrivervi adesso alcuni aspetti positivi di questo, anche in paragone alla C300 che ha delle discrepanze. Bene ragazzi, questa era l'introduzione, questo video sarà dettagliato, andremo a parlare anche di corrente, ci avvicineremo per capire come funziona, lo attaccheremo all'impianto fai da te, quello l'ultimo che ho fatto, prima che lo vada a smontare perché poi parte la nuova serie, e tutti questi test servono a chiarire a voi che cos'è questo prodotto, non certo a convincervi a comprarlo. Detto questo, buona visione, iscrivetevi al canale come al solito e ci vediamo fra pochissimi secondi. Iniziamo subito col menzionare che questo rispetto al precedente è 5 kW, la C500 è 5 kW, significa che ha una potenza quasi il doppio dell'altra. Ovviamente se questa è una batteria da 3 kW, per funzionare con la 5 kW e utilizzare tutta la sua potenza dobbiamo avere almeno due batterie, quindi riusciamo ad arrivare a 6 kWh per sfruttare tutta la potenza.
Quello che consiglio io, ma questo riguarda tutti gli inverter, non solo i bluetti, anche i nostri che siano ibridi o il famoso toroidale che presento sul mio canale. Ebbene, degli inverter bisogna sempre utilizzare al massimo, in maniera continua, il 60, 50, 70% della potenza. Non possiamo lasciarlo a 4,9 kW fisso, a parte che succhierebbe la batteria, le due batterie, molto rapidamente, in circa un'ora. Se abbiamo 6 kW, circa un'ora, perché poi la resa diventa inferiore, ma andremo a porlo sotto stress, in surriscaldamento. Quindi qualsiasi inverter, ragazzi, anche quelli presentati sul mio canale che non sono i bluetti, vanno usati sempre al massimo il 60-70%. E qui voglio dire una cosa già importante: vedete che quando faccio recensioni parlo anche di tutti quelli che sono gli effetti collaterali o i prodotti aggiuntivi. Ebbene, quando noi abbiamo un inverter come il toroidale e lo stiamo usando a potenza alta, quindi il 6 kW usato a 5, ma anche questo, e abbiamo dei carichi improvvisi che possano essere dei motori, quindi carichi induttivi, anche lo stesso frigorifero, se abbiamo due frigoriferi per coincidenza partono insieme, quando andiamo a superare la potenza massima, che è la potenza di picco, per il quale l'inverter è anche studiato per reggere questa potenza, ebbene, la condizione possibile per cui l'inverter si possa bruciare è alta. Alcuni amici del canale, nello specifico 3, e credetemi, 3 su tutte le migliaia di inverter venduti sono pochissimi, però è successo e mi dispiace per questi 3 amici del canale, hanno bruciato il bestione arancione. Perché? In primis, e ve lo dico qua mentre sto facendo la recensione del Bluetti, non si possono usare sugli inverter le saldatrici potenti, perché la saldatrice, il momento in cui punta quelli sono tutti dei picchi di massimo livello che vanno a dire alla saldatrice: dammi corrente, no, non mi serve più, dammi corrente, non mi serve più. Ebbene, questo va a bruciare i MOSFET, i transistor MOSFET vanno a bruciarsi, e quindi poi pam, sfiammata, puzza, apriamo e vediamo la linea dei MOSFET attaccati sulle lette di alluminio che sono bruciate. Questo lo dico perché non è un problema comune, ma è giusto che vi dica che non bisogna mai utilizzare le apparecchiature che siano queste preconfezionate o i nostri inverter toroidali o ibridi al massimo livello. E il peggior prodotto per l'inverter è la saldatrice a elettrodo, il TIG, piuttosto che qualsiasi altra forma di saldatura che abbia potenza in erogazione. Anche una saldatrice da 2 kW, noi l'attacchiamo a 6, può provocare questo, perché quante volte vi è saltato con la 3 kW? È perché è andato a 4, 5. Questi carichi potenti, questi trasformatori potenti a bassa tensione e soprattutto nelle scintillazioni vanno a rovinare gli inverter. Scusate ragazzi, ma questa è una cosa che dovevo dirvi qua in questo video, e vi dirò altre cose fondamentali, soprattutto nelle sperimentazioni fatte a livello proprio pesante su quello che è stato il precedente prodotto e poi adesso eseguite su qua, e si è comportato questo in maniera migliore. Andiamo avanti ragazzi e iniziamo a parlare dei cavi. I cavi in dotazione sono buoni, belli, fantastici, nulla da dire sui cavi e sulle connessioni. Io partirei da questo ragazzi e ve lo faccio vedere da vicino. Quello della C300 era grosso, ma questo è gigantesco. Mi avvicino alla telecamera ragazzi per farvi vedere la dimensione di questo cavo. Guardate il mio pollice, cioè è veramente un cavo di una certa sostanza. Ok? Agganci tra l'altro molto semplici, si apre, si inserisce, clac, c'è la sicurezza, il lock, dopodiché si apre uno degli ingressi e anche qui si inserisce. Bene, a questo punto il nostro Bluetti è funzionante. Ovviamente qui non c'è la batteria, quindi una batteria la dobbiamo comprare. Questo è il completo base. Sappiate che questo può arrivare fino a 18 kWh di potenza se mettiamo ovviamente 6 di queste batterie, oltre i 18 kWh di potenza. Chiaro, 6 di queste batterie più il Bluetti, tutti i cavi, le situazioni varie, i pannelli eccetera, abbiamo speso un po' di soldi, però per coloro che possono o per coloro che non se ne intendono e devono, questa è una soluzione ottimale. E vedremo oggi anche un aspetto importante: come connettere il Bluetti
al nostro impianto fotovoltaico con i nostri inverter toroidale o ibrido che sia. Andiamo avanti ragazzi con la descrizione dei cavi. Questo è quello di alimentazione classica presa asciugo con la presa a 3 pin, quindi qua c'è fase neutro e terra, e abbiamo anche questo che è il cavo di carica fotovoltaica, chiamiamolo così, dove l'ingresso è a 4 pin e qui abbiamo la possibilità di attaccare i 2 MPPT, perché qua ci sono 2 regolatori di carica solare separati, ok? Questi reggono il range 150 volt massimi, quindi siamo sempre sotto le soglie raccomandabili. 120 è un po' il limite di sicurezza, però 150 non ci arriviamo con i pannelli che montiamo, soprattutto se montiamo quelli in dotazione portatili. Ora, su questo aspetto volevo anche citarvi una cosa fondamentale. Allora, non è che siete obbligati a comprare i portatili, perché anche questi portatili sono costosi. Quei pannelli che avete visto nella recensione della C300, che sono gli stessi per questo, ovviamente non cambia nulla, che si aprono a 4, ebbene quelli sono costosi rispetto a un pannello. Un pannello di quelli costa più di uno di questi, ma questo produce 560 watt, 700 di peak VOC per ISC. Allora, a questo punto noi possiamo prendere i pannelli che vogliamo. Qui ci sono 2 MPPT che entrano attraverso questi connettori MC4 e a questo punto dobbiamo stare nel range di 150 volt massimi per ogni MPPT e quindi attacchiamo quanto 1500 watt di pannello per ogni connessione. Quindi qua possiamo attaccare 3 kW di pannelli. Ragazzi, è eccezionale. Se abbiamo sul balcone, sul tetto, sulla tettoia, sul garage o su casa nostra, abbiamo 3 kW di pannelli, scendiamo belli puliti coi cavi, entriamo qua dentro, fa tutto lui, carica e scarica, è un bel risparmio. Ora, io dico oramai questo, fra un po' il soldo varrà sempre meno, i beni hanno un'importanza, risparmiare dalla bolletta eccetera, quindi una fetta di persone si stanno anche dirigendo in questo, e perché dire di no? Perché dovrei essere contrario. Hanno un prodotto finito, se lo mettono in casa, i pannelli sul balcone, hanno messo 1 kg di pannelli, ne producono a fine giugno 5 kW, con 1 kW di pannelli si produce a fine giugno cielo azzurro, centro Italia 5 kW, in inverno ne possiamo produrre 3, qualcosa meno, e abbiamo un'integrazione, ovviamente a un costo più alto che non il fai da te. Ancora, ma chi non può fare il fai da te, che fa? Magari ha i soldi da spendere e dice: il soldo oramai che me ne faccio, voglio andare su questi. Scelte personali. Andiamo avanti con la presentazione. Qui c'è questo cavo che è l'attacco macchina, e dopodiché c'ho di qua l'attacco MC4. Anche qui la funzione importante. Loro raccolgono sempre tutto sull'MC4, non su altre connessioni, come questo ad esempio. Questo carica la batteria connettendosi anch'esso, qui c'è l'attacco di questo ingresso in corrente continua. Questo è un 12 volt massimo 60 ampere, quindi qui possiamo attaccare un alimentatore o quello che vogliamo. Quindi cavi completi per fare tutto quello che ci serve. Adesso noi lo accendiamo, vediamo le caratteristiche interne e poi continueremo a parlare anche di alcune problematiche elettriche rilevate che sono importanti per andare a chiarire alcuni argomenti utilissimi per voi ragazzi. Una cosa molto importante ragazzi, l'apparecchio è stato studiato per le connessioni certe. Una volta inserita la spina, la connessione in questo caso, c'è un lock, cioè una chiusura. Anche sulla presa della nostra 230 abbiamo una chiusura. Ebbene ragazzi, io adesso prenderò la mia lavagna perché vi voglio spiegare una cosa fondamentale. Voi vedete che io ho attaccato il Bluette attraverso questo cavo, in fondo c'è una presa asciuga, e l'ho attaccato al mio impianto fotovoltaico con l'inverter toroidale. Questo è quello che molti amici del canale fanno e faranno e hanno fatto. Perché? Perché ho la mia energia, mi carico il mio Bluetti, poi me lo porto al mare dove voglio, oppure semplicemente, visto che l'ho comprato e mi piace, me lo uso come scorta energetica, ad esempio per l'antifurto, dove io vado a posizionare questo in un posto nascosto, inaccessibile, e ci attacco le telecamere, le sirene, i sensori che sono alimentati da questi 5 kg di potenza a voglia e per giorni in base alla riserva.
E a questo punto, anche se il ladro arriva e stacca la corrente, taglia l'antifurto, mi schiuma la sirena, ebbene questo farà sempre funzionare le telecamere nascoste, le sirene nascoste e tutto ciò che nascondiamo. Ragazzi, questo è un utile uso delle riserve energetiche nascoste. Ecco perché vi dico del Bluetti oggi in questa recensione non potrò dire tutto, tutta la versatilità e le caratteristiche, ma vi sto pian piano dando degli input che sono utilissimi per il corretto uso di queste strumentazioni. Ora ragazzi, io l'ho attaccato all'impianto fotovoltaico. Era proprio vuoto, l'avevo svuotato per fare tutti i test che ho fatto, perché io ce l'ho questo da 3 settimane, ma prima di presentarlo a voi ragazzi io l'ho usato, provato, testato, senza ovviamente mai rovinare nulla. L'elettronica va trattata bene. Detto questo, voi sapete, adesso prendo la lavagna ragazzi, concedetemi un secondo perché voglio parlarvi di una cosa importante che serve anche nei nostri impianti fai da te, ok? Eccomi di ritorno ragazzi con la mia lavagnetta che era da un po' di video che non vedevate e alcuni mi hanno chiesto ma la tua lavagna oramai se me la firmi dietro puoi fare un'asta. Ragazzi non esagerate per favore, qua siamo tutti nella stessa barca, io in questo momento sono il relatore ma a volte divento anche l'ascoltatore di quello che sono tutte le vostre considerazioni sui vostri impianti. Adesso io avvicinerò la lavagna per spiegarvi un fattore importante. Intanto inizierò da qua. Vedete che ho disegnato due spine, sono le spine che prelevano la corrente, ok? Ebbene, questa è una spina che preleva dalla rete di casa, intendiamo quella classica rete utility, la rete che ci viene data dalla strada, e quindi questa è la classica rete, come vedete è la 220, la 230, poi dipende dalle regioni. Invece questa, e adesso vedete che non ho segnato tutto, è quella che invece andiamo a mettere, cioè a prelevare dal nostro impianto, cioè questa è quella che arriva dopo gli inverter a casa nostra. E questo può essere quella del bestione arancione, può essere quella dell'ibrido e può essere quella del Bluetti. Quindi quando esce una tensione a 220-230 volt, esce non così, ma esce così. E adesso vi vado a spiegare una cosa fondamentale che ci fa capire il perché di alcune cose, ok? Avvicino la telecamera. Allora ragazzi, questa spina viene connessa a casa, nel nostro impianto di casa. È un impianto normale, quindi noi troviamo sulla spina la fase, la terra e il neutro. Se noi andiamo a mettere un tester nella presa, vediamo che lei ci dà sulla fase 220, sulla terra niente e sul neutro 0 volt. Quindi se posizioniamo qui il tester e qua il tester, avremo 220 volt, ok? Se posizioniamo qua il tester e qua il tester, avremo 0 volt, ok? Questo è il classico impianto dove viene chiamato monofase, infatti c'è una fase e buonanotte. Ora, quello che esce dagli inverter, cioè questo è l'impianto che interessa a noi che ci stiamo facendo tutti l'off-grid, non esce una monofase ma esce una bifasica. Vedete che l'ho scritto qua ragazzi. Cos'è una bifasica? Ebbene, qui non abbiamo come qua la 220, qui possiamo avere due tipologie di tensione. La prima è 110 volt e 110 volt sul neutro, quindi la fase ci fa vedere 110 volt, la terra è sempre terra e il neutro 110 volt. Ora ragazzi, questo significa che la fase è divisa in due, diventa bifasica. Questo non è più un neutro, diventa una fase anche lui. Questo cosa succede? Se andiamo con il tester da qui a qua, questo misura 110 volt e se andiamo da qui, cioè dalla terra al neutro, ci misura 110, scusate, volt. Capite? Il 220 lo misura se andiamo da qua, cioè dalla fase, al neutro.
ci misura 220 volt. Ma attenzione, non è solo questo che accade. Quello che accade è anche un'altra cosa, cioè noi potremmo avere, come in alcuni impianti, qui non 110, ma qui potremmo avere, a secondo degli inverter, a secondo delle situazioni costruttive, noi potremmo avere 180 volt qua e 50 volt di qua, capite? Quindi la condizione è veramente variabile. Quando la corrente esce dall'inverter non è più così, non è più così. Ora, quindi questo che cosa può provocare? Ragazzi, adesso tolgo questa lavagna da mettere all'asta e vi spiego quali possono essere le discrepanze, ok? Ebbene, parlando del Bluetti, cosa può succedere? Che noi in ingresso non diamo la corrente monofase 220 e 0, ma diamo la bifasica perché arriva dal nostro impianto. Ebbene, la C300, e questo lo dico a coloro che hanno comprato la C300, ha questa problematica, cioè il Bluetti non l'accetta. E allora lui comincia a attaccare la rete, tic, dopodiché, tac, la sgancia, tic, la aggancia, tac, la sgancia. Questa è una problematica. Ecco perché chi lo sta usando nella propria casa secondo la rete normale o il fotovoltaico va bene, ma con la C300 questo per noi che abbiamo questo impianto può essere una problematica. Hanno risolto questo sulla C500, tant'è vero, vi ho detto prima, l'ho attaccato con la spina asciugo alla mia rete bifasica, ebbene questo non fa una piega e va avanti a caricare in maniera eccezionale. Ora, questa bifasica è importante non solo per i Bluetti, hanno risolto la questione, adesso funziona tutto bene. Attenzione, la C300 non sempre la rifiuta, dipende dai momenti, quindi è un po' fastidiosa questa cosa qua. Invece la C500 sempre l'accetta e questo è estremamente positivo. Cosa succede, ragazzi? Ve lo dico anche per coloro che non hanno il Bluetti. Quando avete la bifasica, l'unico, non è vero che è l'unico, ma l'unico prodotto significativo che potrebbe andare in problematica è la caldaia a gas. Perché? Perché la caldaia a gas ha un sensore, è il sensore di presenza del gas, che lui vuole rigorosamente il neutro a zero. L'avete visto nella lavagna, il neutro invece ha una tensione, lui sente che non c'è lo zero, rileva questo, chiamiamolo pseudo corto, e allora manda in blocco la caldaia, non brucia niente, ma dobbiamo resettare, dobbiamo ripartire con la caldaia. Questo avviene se utilizziamo la caldaia a gas con qualsiasi inverter che sia toroidale, che sia ibrido, eccetera. Ve lo dico perché andava detto, questa è una cosa, era un video che volevo fare dedicato, adesso ve l'ho accennato qua, poi in uno dei prossimi chissà quando video farò una descrizione più dettagliata di questa bifasica, perché poi non esiste solo la bifasica, esistono tante situazioni per cui la corrente è un mondo infinito, ragazzi, quindi acquisire la cultura generale insomma richiede tempo. Detto questo, quindi possiamo avere questa problematica con le caldaie a gas, possiamo avere questa problematica con la C300, ma non con questo. Questo è stato studiato anche risolvendo questa problematica. È attaccato al mio impianto e va avanti meravigliosamente. Andiamo avanti con la descrizione di questo prodotto, dopodiché toccherò ancora altri aspetti fondamentali. Col nuovo AC500 è stata studiata la batteria che reagisce anche alle basse temperature. Voi sapete che le LiFePO 4 non possono essere caricate al di sotto degli 0 gradi, se no si rovinano in maniera irreparabile. Ebbene, hanno messo un piccolo riscaldatore che agisce e modifica le temperature interne della batteria quando noi siamo a temperature molto basse, ok? Qualsiasi LiFePO 4 può essere utilizzata anche sotto lo zero, ampiamente sotto lo zero. Non vi dico quanto perché sennò vi sembra troppo, vi sembra bello e voi magari andate al Polo Nord e diventa comunque eccessivo. Il punto è sotto lo zero, ampiamente sotto lo zero può essere utilizzata, ma non può essere caricata. Quindi questi dispositivi servono a mantenere una temperatura stabile sopra lo zero affinché quando attacchiamo i pannelli fotovoltaici siamo in libera con il nostro camper, piuttosto che in situazioni dove lasciamo questo in baita e fa freddo e arriva a zero, ebbene c'è questa protezione che evita che la batteria si rovini in maniera irreparabile.
Vi ho già quindi detto che è un 5 kW, la batteria da 3, si può ampliare fino a 6 batterie, abbiamo 2 MPPT, cioè attacco solare, quindi che calcola l'algoritmo per ottimizzare la produzione, fino a 150 volt, abbiamo 1500 watt per ogni MPPT, quindi abbiamo 3 kW di potenza di ingresso fotovoltaica, che non è per niente poco. E una cosa fondamentale, forse l'avete già notato, e andiamo subito a vedere le prese. Ora, mentre la C300 aveva 1, 2, 3, 4, 5, 6 prese, tutte uguali, ed erano queste da 16 A, ci eravamo posti una questione, vi ricordate? La questione era: ma io devo attaccare un elettrodomestico per ogni presa? Sì, può essere comodo, utile. Ebbene, io ho fatto dei test, delle verifiche, delle aperture su altri componenti, eccetera, e soprattutto delle chiacchierate con gli uffici tecnici della Bluetti. Ebbene, potevamo attaccare sulla C300 anche una spina sola, cioè prendiamo direttamente da una spina. Io dissi: volete attaccare tutta casa? Ovviamente una casa modesta, non possiamo attaccare qua una casa con condizionatori e pompe di calore e la lavatrice e il trapano, cioè andiamo a utilizzare in maniera, cioè attacchiamo tutto ma utilizziamo in maniera equilibrata. Ebbene, lì attaccavamo tutto su una spina da 16 A, reggeva quindi i kilowatt massimi della C300. Qui abbiamo 5 kW, ebbene la Bluetti ha messo 5 prese di un tipo e poi ha messo quest'ultima, adesso avvicino la telecamera, che invece è una 32 A con attacco tripolare. Ebbene, qui abbiamo 5 kW con la presa sua dedicata, che va a darci una possibilità fantastica. Ve la spiego avvicinando la camera. Ebbene, mentre qui abbiamo, vi ho detto, le 16 A classica Sciuco, qui abbiamo questa presa. Questa, ragazzi, è una presa di potenza, è un innesto a baionetta rotante con le 3 connessioni molto certe. Avviciniamo ulteriormente, scusate, e qui praticamente abbiamo possibilità di attaccare direttamente la casa in una maniera significativa. Allora, questa è stata una bellissima evoluzione della C500. Vedete che quando un'azienda è forte e poi fa queste modifiche, vedete, ve la faccio vedere anche di lato, queste modifiche significative, migliorative, allora vuol dire che era veramente una buona azienda, ragazzi. Questa è una sola, questa è una 32 A. Chiaramente dovete comprare questo dispositivo, che non è assolutamente difficile da trovare nei negozi per impiantistica industriale civile. Capite allora, ragazzi, quando vi dico un'azienda seria che pensa anche al futuro, all'upgrade dei prodotti, alla risoluzione dei problemi come quello della bifasica? Questa è un'azienda seria. Descriviamo il prodotto, ragazzi. Qui abbiamo uscita jack da 12 volt, che è questa, guardate com'è, e questa è l'uscita 24 volt, che invece è una classica autocamion, però questa 24 volt e 12 volt l'hanno fatta giustamente diversa per evitare di sbagliare, dato che questa era idealmente poteva essere la classica 12 volt, invece l'hanno fatta così, cioè se vuoi usare la 12 devi comprare questo spinotto, così lasciamo solo la 24, che essendo quella classica, diciamo, dei camion piuttosto che di alcune apparecchiature, può essere quella classica presa accendisigaro. Quindi hanno studiato proprio per evitare l'errore di mettere una presa 12 volt nella 24 e sbagliarvi. Quindi questo è fondamentale. Abbiamo le solite USB, vedete? Questa è l'USB, la presa C 100 watt, e ce ne sono due, ok? Questa invece è la USB da 18 watt per due anch'essa, vedete? Due ingressi. E poi c'è quest'altra che sono due ingressi di quella proprio standard da 15 watt. Col tocco si riaccende, vedete? Quindi anche queste prese USB sono carinissime per andare ad attaccare apparecchiature, che può essere un battery bank da caricare, piuttosto che una lampada, qualsiasi cosa che funziona con attacco USB. Ora, 1, 2, 3, 4, 5 le avete viste, dove attacchiamo apparecchi singoli. Questa è la classica presa Sciuco. E invece andiamo con la 32 A, dove possiamo attaccare un cavo significativo, o addirittura, sempre attraverso la connessione di rete, attaccare la casa, ok? Questa sotto è la batteria, ragazzi.
La batteria è una B300S, vi ho già detto che non funziona con la C300 e viceversa. Qui c'è il 12 volt classico, qui ci sono le due prese USB e sul lato vediamo che invece c'è la possibilità di attaccare degli ulteriori spinotti. Questi sono quelli che vi ho fatto vedere per attaccare le batterie all'unità centrale, vedete? Invece questi qua sono esattamente quelli che potete utilizzare per caricare. Questo è un input, vedete, da 12 a 60 volt, 10 ampere, quindi qua potete attaccare un alimentatore, c'è anche la presa dell'accendino che avete visto prima, eccetera. Questo qui niente, ve l'ho spiegato l'altra volta, questo serve per fare, è un adattatore per fare una connessione, per verifica dati e quant'altro, insomma serve a comunicare tra i vari prodotti. Andiamo ad analizzare adesso quello che è il display, ragazzi. Qui vedete che c'è la prima parte che riguarda il fotovoltaico, cioè quanti watt sto producendo, ovviamente zero perché non c'è attaccato nessun pannello, ok? Questo è DC load, cioè quanto sto assorbendo, ovviamente zero perché non c'è attaccato nessun carico in continua, questo è DC corrente continua. Di qua c'è AC, cioè che carichi ho attaccato in corrente alternata, zero. Ma qui guardate, dalla rete, in questo caso mio, non dalla rete domestica, ma dal mio impianto fotovoltaico, io ho deciso di caricare il Bluetti con 680 watt, ovvero ho messo i 3 ampere. Questa funzione come si sceglie? Ebbene, se noi andiamo in setting qua, attiviamo, poi andiamo su next e vediamo che qua c'è max current settings, cioè la massima corrente utilizzabile. Clicco su setting, scelgo basic mode. Attenzione ragazzi, tra basic e advanced cosa vuol dire? Che questo è chiuso, significa se vogliamo andare in modalità avanzata dobbiamo aprire il lucchetto chiedendo un'autorizzazione a Bluetti, cioè vuoi andare a fare qualcosa oltre la Bluetti, allora noi ti diamo un numero di autorizzazione, ma ragazzi attenzione perché perdiamo alcune garanzie. Rimaniamo sul basic mode, che è questo, e qui possiamo scegliere. Io ho scelto 3 ampere di ricarica, cioè dal sole, dal mio impianto costantemente vado a prelevare 3 ampere, che ovviamente a 220 volt sono 680 watt che avete visto. Posso scegliere 5 ampere, posso scegliere 7 e posso scegliere 10, ok? User define vuol dire che io posso scegliere anche 4, 6, 2, eccetera. Ora, se io adesso metto 10, vedete che i 600 watt, adesso vado indietro, i 600 watt vado home, i 600 watt sono diventati 2200 perché in questo momento sta prelevando 10 ampere come ho settato io un attimo fa e vi ho fatto vedere. In questo momento sta funzionando anche, ed è molto molto silenziosa, e questo è un aspetto positivo, la ventolina che va a raffreddare il meccanismo, ok? Se io sto zitto probabilmente un po' la sentite. Ebbene, silenziosissima, in questo momento sta buttando dentro 2200 watt. Ritorniamo a 600 perché non ho voglia di ricaricarlo rapidamente. Quindi basic mode, ritorno a 3 ampere e qui a questo punto vedete che sto caricando, lui ha azzerato ed è partito a 680 watt. Questa è una funzione importante. Qua vediamo in mezzo la percentuale e andiamo avanti con i setting. Allora, qui c'è lingua inglese o tedesco, insomma, AC output voltage ci segnala la 230, AC frequenza 50 Hz, se fossimo in paesi come l'America sarebbe 60 Hz, e questi poi sono gli ingressi, vedete i due MPPT fotovoltaici, cioè ingresso 1 e ingresso 2, e questi poi sono gli ingressi di ricarica che scegliamo noi se far diventare fotovoltaico o others. Other significa altre sorgenti che possono caricare il Bluetti. Se andiamo su next abbiamo le solite cose che abbiamo visto l'altra volta, cioè il buzzer, cioè il rumore on o off, questo suono, questo beep. Ecco, se vogliamo far risparmiare il Bluetti,
Questo è lo standard UPS che possiamo modificare. Come lo modifichiamo? Se scegliamo standard, questo fa gli interventi classici dell'UPS, cioè lui è sempre carico e interviene, poi noi alimentiamo direttamente la casa, oppure lo facciamo intervenire quando manca la corrente di rete. Time control significa che noi andiamo a caricare il Bluetti a un tempo prestabilito. Questo è molto utile per chi ha lo scambio sul posto, che usa il Bluetti quando ha il sole di giorno e lo carica. Poi finito il time lui va a spegnersi e cessa la carica. Questa è la priorità fotovoltaica, dove lui va a stabilire, se faccio yes, stabilisce una riserva di capacità fotovoltaica che stabiliamo 2, 3, 5%, oltre la quale lui non va, quindi dà una priorità al, qui cambio, al fotovoltaico. Invece quello che diciamo mi piace a me è lo standard UPS, oppure anche se vogliamo quest'altro che è il customize, cioè scegliamo noi che tipo di utilizzo farne. Questo è un po', segue un po' delle scelte personali. Io qui non voglio dilungarmi perché è molto intuitivo, come avete visto. Il silent mode, se vogliamo metterlo silenzioso, io ho messo off perché mi piace sentire i beep, gli allarmi eccetera, e questo l'abbiamo già visto, è la massima corrente che possiamo settare per caricare il Bluetti, e io ho messo 3 ampere, così andiamo lentamente. Ricordate che caricando lentamente le batterie durano di più, non le sforziamo, utilizziamo anche il nostro impianto, non lo sfruttiamo tutto, eccetera eccetera eccetera. Questo è molto intuitivo, ragazzi. Se dobbiamo mettere i pannelli in parallelo mettiamo on, se li mettiamo invece in serie e ognuno nella sua sede lasciamo off. Powerlifting significa che se noi vogliamo usare una certa potenza di assorbimento, allora mettiamo on e l'inverter consuma un po' di più perché è sempre pronto a dare potenza, ok ragazzi? Deep discharge, se vogliamo anche lì andare oltre la soglia che loro hanno stabilito di durata della batteria, cioè che è circa il 10%, cioè quando arriva a 0 il display vuol dire che c'è ancora qualcosina dentro. Se noi invece vogliamo scaricare tutto questo, mettiamo on e utilizziamo anche quella piccolissima riserva. Consiglio ovviamente di non farlo mai, ma se siamo in emergenza e dobbiamo per forza attivare un apparecchio che ci salva la vita, allora lì possiamo anche mettere on. Bluetooth, avete già capito, lo attivo, mi connetto e lo stato del Bluetooth in questo momento è disconnesso. Se andiamo avanti, l'altra finestra riguarda il Wi-Fi. Io l'ho messo su on e quindi, come avete già visto nell'altro video, il software è identico e possiamo attaccare nel Wi-Fi quanti Bluetti vogliamo e abbiamo praticamente tutta la visione del Bluetti sul nostro display, ok? Wi-Fi state è connected, cioè io adesso ho il mio telefonino che è connesso al Bluetti e posso in qualsiasi parte del mondo andare a verificare le condizioni, posso spegnere, posso modificare, e questo è molto importante. Touch sound, cioè quando si tocca qualcosa suona. Lo sleep time è 5 minuti, cioè se io non faccio niente questo display si spegne in 5 minuti, e questo serve ovviamente con lo scroll ad aumentare o diminuire la luminosità. L'ultima videata riguarda i settaggi e il reset ai fattori di fabbrica. Ragazzi, è molto intuitivo, molto semplice. Torniamo alla home e vediamo che con una carica di 680 watt da 11 che avevate prima sono arrivato a 12. Chiaramente questa è una carica lenta, salva le batterie, non assorbe troppo dalle altre batterie dell'impianto e lentamente sale e va avanti fino al 100% o fino a quando voi, in base ai settaggi, avete stabilito che lui debba andare. Torniamo un attimo per andare a vedere altri dettagli. Alcune perplessità che avevo sulla C300 le ho volute chiarire con l'ufficio tecnico per andare a rispondere anche a quelle che potrebbero essere le vostre domande. Abbiamo il Bluetti, abbiamo la rete, abbiamo le connessioni, abbiamo i pannelli, però quando connettiamo c'è sempre qualche domanda che ci facciamo, soprattutto per noi amici del canale che abbiamo anche il nostro off-grid e come avete visto le compatibilità possono essere a volte difficili. Ebbene, le domande che ho fatto sono queste. Posso attaccare la LiFePO 4 da 280A, cioè il mio pacco batterie, all'interno della presa questa che è 1260 volt DC? Allora, la LiFePO 4 è 54, 54,5, 55, eccetera. Quindi io dico, qua c'ho 12 volt, 60, da 12 a 60 volt posso attaccare la macchina o la LiFePO 4 che è meno di 60 volt ovviamente,
Ma c'è scritto anche 10 ampere, ragazzi. Questa è una domanda retorica con la quale rispondo a voi. Cioè, questo attacco giallo della batteria è solamente per un caricabatterie, perché c'è scritto 10 ampere. Se noi attacchiamo la nostra batteria LiFePO 4 lì, bruciamo tutto, perché la nostra batteria eroga subito 10C, cioè 150, cioè lasciamo perdere quanto eroga, perché le scintille che vedreste fondono tutto. Ora, qui ci va il caricabatterie, lo vendono, mi sembra che si chiami il T500, vado a memoria ragazzi, è un caricabatterie che dalla presa attacchiamo lì e carichiamo la batteria. Quando lo facciamo? Quando abbiamo lo scambio sul posto, quando siamo in chissà quale posto in baita eccetera, quando non abbiamo il sole, ma vogliamo sempre questa riserva. Nel nostro caso abbiamo anche, l'ho già detto, la presa 220, quindi andiamo direttamente nella presa. Invece questa qui è quando abbiamo fonti, come qua c'è scritto, da 12 a 60 volt, ma che non siano direttamente le LiFePO 4, quindi deve essere una presa da 10 ampere. Ad esempio quella della macchina. Un'altra domanda alla quale rispondo a voi è questa che ci facevamo: posso attaccare tutta la casa su una presa sola? Sulla C300 si poteva comunque, perché tutte le prese, io ho visto, sono tutte passanti, quindi sono tutte collegate con i ponti una con l'altra, quindi potevamo anche attaccare tutto su uno, ma era una 16 ampere sciuco, era un po', non è indicata. Qua invece possiamo attaccare tutto su questa 32 ampere, quindi una presa eccezionale. Lì ci attacchiamo tutta la casa, e se abbiamo preso 6 batterie abbiamo 18 kWh, abbiamo speso tanto ma abbiamo 5 kW, 18 kWh, cioè alimentiamo veramente tutta la casa. E se fuori ci facciamo 3000 watt di pannelli, noi produciamo a fine giugno 15 kWh e a fine dicembre con 3 kW di pannelli produciamo circa, comunque massimo con cielo azzurro, 9 kWh, forse qualcosa in più per gli amici del canale del sud che beneficiano di questo sole immenso. Un'altra domanda ragazzi: diamo le priorità ai pannelli o alla rete? Sì, perché nelle funzioni che avete visto noi possiamo scegliere di caricare sempre con i pannelli e fino a un certo punto con la rete, dopodiché ci dedichiamo solo ai pannelli, quindi lasciamo la riserva, non utilizziamo la corrente di casa, ma diciamo se proprio non c'è sole e arrivi proprio lì che il pannello non ha caricato, allora intervieni tu e caricati in base alla rete. Questo è un'altra cosa importante. Noi cosa facciamo? Praticamente attacchiamo il Bluetti a monte, dopodiché la casa a valle del Bluetti su questa presa. Cosa significa a monte e a valle? Ebbene, abbiamo diverse soluzioni, diverse situazioni, ma ve ne voglio spiegare una che può creare delle difficoltà. Attenzione. Ebbene ragazzi, avete visto l'altra volta che ho parlato di questi ATS, di questi contattori che servono a dare automatismo al Bluetti. Ebbene, vi voglio spiegare una questione che può diventare anche pericolosa per gli apparati. Quando noi stiamo prelevando dalla rete e vogliamo passare a un certo orario piuttosto che una certa tensione al Bluetti, ebbene c'è un passaggio fase-fase, neutro-neutro, TLAC, che deve essere il più veloce possibile. Ma attenzione, non deve essere in alcun modo un passaggio con connessioni che si toccano. Questo sarebbe deleterio per gli apparecchi. Cioè non possiamo dire fase, TLAC, fase, no, deve essere così, come un tergicristallo. A questo punto noi passiamo da una rete, quella domestica, a prelevare da quella del Bluetti. Bene, questo passaggio l'altra volta l'avevo descritto con questo prodotto che ha anche la possibilità di passare manualmente e del quale onestamente valutate bene se potete fidarvi, perché è un prodotto che non è sempre affidabile. L'altro prodotto è invece il classico contattore con il quale mettiamo le due fase neutro e i due contatti della rete e poi mettiamo il fase neutro del Bluetti, insomma decidiamo a chi dare le priorità e in questo modo attraverso le priorità lui rimane sempre alimentato dalla rete e noi usiamo la casa dalla rete se abbiamo scelto questa priorità. Il momento in cui la rete manca, questo TLAC passerà automaticamente a prelevare, quindi la casa preleverà dal Bluetti. Questo è il classico caso in cui stiamo utilizzando il Bluetti come UPS, ovvero come riserva energetica. Non vogliamo restare senza corrente, abbiamo energia, abbiamo lo scambio sul posto piuttosto che la corrente, la rete normale dove paghiamo
Ebbene, nel momento in cui manca la rete, clac, questo passa. Questo passaggio che avviene sia con questo che con questo, valutate bene quali prodotti comprare. Io adesso metterò dei link di entrambi, perché questo va benissimo ad esempio per un generatore. Se voi vivete in una baita, in campagna, non avete la corrente, usate il generatore, usate il Bluetti, eccetera. Bene, questi scambi si fanno attraverso questo ATS. Se avete una rete domestica e il Bluetti, è anche meglio usare i contattori, che sono questi di diversa tipologia. Sono praticamente degli interventi istantanei che dovrebbero essere al di sotto dei 20 millisecondi, che vanno a scegliere una rete invece che un'altra. E noi stabiliamo le priorità. Se vogliamo fare il contrario, cioè Bluetti con priorità, e quando il Bluetti si scarica, pum, e si ferma, passa alla rete, è un'altra opportunità che possiamo fare. Attenzione ragazzi, su questo aspetto voglio dirvi una cosa fondamentale. Quando c'è il passaggio, tutti gli apparecchi, anche il bestione arancione, l'inverter ibrido, sono talmente veloci che non ce ne accorgiamo. Plaf! Neanche le LED si spengono. Bellissimo, ma non è sempre così. Mi spiego meglio. Se noi facciamo un passaggio da Bluetti o da bestione arancione o da inverter ibrido a rete, è molto più veloce, perché sta andando a batteria, questo sta andando a batteria e a un certo punto, clac, passa a rete. C'è un relay che interviene all'istante. Ma quando facciamo il passaggio da rete a questi prodotti, compresi gli inverter, e molti che hanno già di voi montato l'impianto, qualche impianto dei miei descritti sul canale 12 volte, 48 volte e quant'altro, avranno già visto che quando da rete il bestione arancione deve fare clac a batteria, lì pum, può esserci qualche ammanco. Bene, questo ammanco di corrente non è deleterio, non distrugge gli apparecchi, ma può spegnerci le pompe di calore, perché sono carichi induttivi, hanno dei motori, può spegnerci il frigorifero, può creare nel frigorifero perché il motore l'abbiamo inchiodato, lui vuole ripartire. Quindi si creano queste discrepanze. Ecco che nello spiegare, nel fare questa recensione del Bluetti, è giusto che io vi dica: utilizzate tutti gli apparecchi che volete, ma attenzione a quello che fate, potreste anche danneggiare qualcosa, potreste anche creare fase su fase, quindi danneggiare i Bluetti. Se abbiamo ad esempio una corrente che si va a sommare sulla bifasica che esce dal Bluetti, mentre qui c'è la monofase, non è bello, e quindi questo può creare questa discrepanza. Attenzione, l'ideale per il Bluetti qual è? È lo scopo per cui è stato inventato, cioè è un UPS che interviene quando manca la rete, è un'energia trasportabile che ci portiamo dove vogliamo, oppure è un'energia dedicata, e questo ragazzi è il miglior utilizzo che vi consiglio io, perché non avete da attaccare niente, no? È un utilizzo fotovoltaico, cioè avete il vostro balcone, il vostro terrazzo, il vostro garage con i pannelli, caricate costantemente 1/6 batterie, avete 3 kW o 18 e passa kWh di energia, e utilizzate 5 kW, sono tantissimi, facciamo andare una casa veramente. Ma in che modo? Pannelli, Bluetti, casa. Perché utilizziamo la rete? L'attacchiamo qua, perché noi a orari prestabiliti, se abbiamo lo scambio sul posto, tac, caricami il Bluetti. Oppure manualmente, se pensiamo se siamo sempre lì, siamo persone che vivono spesso a casa, in un ufficio, eccetera, manualmente decidiamo noi in base a quanta corrente vogliamo dalla rete piuttosto che dai pannelli. Allora, in questo modo noi non ci avvaliamo di automatismi, noi non diamo al Bluetti la responsabilità di doversi attaccare da solo, di dover gestire la rete, di avere delle discrepanze con la rete, con i sovraccarichi, eccetera, ma andiamo a dirigerlo col timer, scambio sul posto, timer 9 di mattina, 3 di pomeriggio, oppure 5 di pomeriggio in estate, carica, butta dentro, poi il timer, clac, cosa stacca? Non il Bluetti, stacca la spina di alimentazione, quei timer classici da spina da 220 volt, e ovviamente preleviamo quella corrente dalla rete, cioè a monte del contatore. Non è che preleviamo la corrente là dove poi questa la buttiamo, se no facciamo un cortocircuito. Quindi preleviamo, praticamente contatore Enel, ci vuole un differenziale, un salvavita magnetotermico, e quella spina dedicata la mandiamo qua ad alimentare il Bluetti.
E questo, se abbiamo deciso di alimentare tutta casa, questo proseguirà, cioè dall'uscita, questa potente, andiamo con un cavo là dove avevamo tolto il differenziale. Chiaramente da qua alimentiamo tutta la casa, abbiamo messo il differenziale, insomma una situazione di sicurezza, e questa è la soluzione migliore. Là dove abbiamo preso la corrente per alimentare questo, scegliamo timer, scambio manuale, quello che vogliamo. Tanto questa, se io adesso stacco la corrente, non succede niente, lui non carica più, cioè puff, si ferma, il relè si sgancia, quando gliela rimetto lui carica. Quindi questo è l'aspetto più semplice e meno problematico. Se invece vogliamo usare i contattori, allora a quel punto lì scegliamone uno, lo mettiamo come ho detto prima a ponte tra la rete e il Bluetti, e la casa si alimenta in automatico a seconda di come scambia. Questi continui scambi negli anni non sono benefici, ok? Detto questo, possiamo optare per tante cose, possiamo anche mettere il caricabatterie qua attaccato alla rete fissa con un altro timer. Vedete che la versatilità, ecco perché ne parlo bene di questo prodotto, la versatilità è tale come nei nostri impianti off-grid fai da te, per cui ci possiamo veramente sbizzarrire. La cosa importante è farlo in questo modo, sempre con coscienza, ok? Andiamo avanti ragazzi. Ora ragazzi, per chiudere voglio fare una brevissima sintesi. Molti mi diranno, quindi Gianni, io cosa posso fare? Io voglio prendere questo, essere autonomo, non riesco a farmi il pacco batterie come hai fatto vedere tu, per me è complesso perché c'è il BMS, c'è l'equalizzatore attivo eccetera. Bene ragazzi, si prende 1/6 batterie, si attaccano tutti questi cavi meravigliosi, l'unità centrale, questo non può stare fuori sotto l'acqua, ma io solo posso sul balcone un armadio, va bene, ma deve essere un armadio antiacqua, cioè non deve pioverci, quando c'è quella pioggia col vento che gli va contro, non va bene. Questo non è un IP66, 68, questo è un oggetto da interno. A quel punto lì abbiamo attaccato, collegato, attacchiamo la nostra presa là dove vogliamo noi. Abbiamo lo scambio sul posto, abbiamo la rete, lo attacchiamo lì. Mettiamo un timer perché attenzione, a volte ci sono amici del canale che hanno la fascia oraria gratuita notturna. Ragazzi, allora io metto il timer che questo con 6 batterie me lo devi caricare di notte. Cos'è? Dalle 9 di sera alle 5 di mattina? Bene, timer lì, pam, 10 ampere e butto dentro 2 kWh gratuiti. Guardate bene se le tariffe che vi hanno promesso sono poi reali, qui io non ci metto becco, punto a capo. Detto questo, abbiamo messo magari sul balcone 4 pannelli, 2 pannelli, 6 pannelli, integriamo, buttiamo dentro, corrente gratuita solare, questo è meraviglioso. Possiamo attaccare anche una pala eolica di quelle piccoline contenute sempre all'interno di questo range, no? Abbiamo massimo di 150 volt, 12 ampere, attacchiamo una pala eolica, siamo nel nostro giardino eccetera. Io dico sempre attenzione alle pale eoliche attaccate ai muri perché creano una ridondanza e di notte voi mentre dormite sentite questo fastidiosissimo boh, ok? Attenzione. Quindi questo è l'utilizzo. Abbiamo i pannelli sul tetto, carichiamo, abbiamo possibilità di prelevare a basso costo, abbiamo lo scambio sul posto e carichiamo sempre questi bulletti come facciamo già sui nostri impianti off-grid. Quando carichiamo con la corrente gratis, poi TLAC o in automatico con i contattori che avete appena visto, andiamo a prelevare questa corrente e a darla alla nostra casa. L'altro utilizzo che mi piace molto è l'impianto dedicato, cioè lasciamo la nostra casa ai consumi rari, perché ragazzi quando diciamo la lavatrice consuma 1500 watt, quando va? Sì, ma quanto va? Un'ora è lavato tutto, un'ora e mezza? Non è quello il consumo. Ricordate che attaccare questo a frigorifero, luci, wifi, antifurto, carica telefono, televisore, questo è già il 50%, forse anche il 70% del nostro consumo domestico e l'abbiamo attaccato tutto a Bluetti che viene caricato a gratis, si dice a Milano, dalla corrente gratuita notturna, se è così, oppure dai pannelli fotovoltaici. Ragazzi, mi sono dilungato ma ho voluto veramente spiegarvi questa evoluzione del Bluetti da C300 ad AC500 molto molto valida. Hanno risolto delle discrepanze e l'avete visto qua dove non si è acceso, dove non riusciva bene a caricare dalla bifasica, invece adesso riusciamo. Prodotto bellissimo, materiali tosti, le sicurezze ci sono, le connessioni anche, cioè è un bel prodotto. Costa tanto? Dipende.
da voi. Io che faccio fai da te da 42 anni, dico me lo faccio. Voi scegliete se comprarlo, se montarvelo, farvelo, però le alternative che la Bluetti ci sta dando con questo prodotto, che io reputo top di gamma in confronto a molti altri sul mercato, sono tante. Ovviamente ragazzi, di questo prodotto trovate il link in descrizione, quindi il link che c'è è perché il prodotto viene presentato su Indiegogo, c'è il link, andate a vedere quanto costa, viene consegnato non subito perché questi sono video che fanno da preview, dopodiché prenotate il prodotto. Chiaramente se lo comprate in prenotazione costa qualcosa meno, queste sono tutte scelte vostre. Io dico sempre, a volte mi scrivete dove lo trovo il prodotto, non solo questo, anche gli apparecchietti, le varie. Ragazzi, sotto il video c'è la descrizione che io scrivo del canale, cioè di questo video specifico. Ebbene, lì sotto c'è scritto, se cliccate, altro, si apre la finestra con tutti i link delle cose che sono passate sui miei tavoli, non questi che sono espositivi, ma sui vari laboratori che attivo per montare le cose. Bene, quando una cosa arriva su quel tavolo io metto il link perché l'ho testata io. Non è una garanzia di sicurezza, perché la gente cambia, le aziende cambiano, le aziende chiudono, le aziende diventano diverse da come erano prima, e l'avete visto nelle recensioni che sono poche e calibrate. Ragazzi, mi sono dilungato, spero però di essere stato utile. Fatemelo sapere ovviamente, come diciamo tutti noi youtuber, nei commenti e quant'altro. Iscrivetevi, attivate la campanella e ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti.